Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano, in cui ti propongo un quiz di lessico, ma questa volta per un livello elementare, A2. Se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Quello che vorrei fare insieme a te oggi è ripassare in modo divertente 20 parole che uno studente di questo livello tendenzialmente conosce e che sono molto importanti per iniziare a parlare italiano. Visto che amo l'ordine, ho diviso queste 20 parole in 4 ambiti, argomenti: tempo libero, acquisti, salute, casa. Vedrai delle frasi da completare con una parola e per aiutarti ti mostrerò la prima lettera di quella parola e un'immagine, così sarà più facile indovinarla e completare la frase. Ci stai? Cominciamo con il primo ambito, tempo libero, e vediamo la prima frase da completare. Facilissima questa parola, eh? Domani vado al museo per vedere una di Caravaggio. Comincia con M. Che cos'è? Guarda l'immagine. Hai 5 secondi per rispondere, ma ferma il video se hai bisogno di più tempo, Una mostra di Caravaggio. Un'esposizione di quadri in questo caso. Seconda frase. Anita vorrebbe fare una in montagna il prossimo fine settimana. Comincia con G e ha 4 lettere. Guarda l'immagine. Una gita. Una gita è un'escursione o una mini vacanza di un giorno o pochi giorni. Numero 3. Ogni mattina faccio una nel parco prima di colazione. Anche questa è semplice, Una passeggiata o una camminata. Una passeggiata. Ogni sera, prima di cena, Flavio il suo cane. Qui abbiamo 2 parole, una comincia con P e l'altra con F. Cosa fa Flavio? Porta fuori il suo cane. Portare fuori il cane. Possiamo anche dire portare a spasso il cane, ma in questo caso è porta fuori il suo cane. Dobbiamo comprare i biglietti per lo spettacolo, ma la è chiusa. La B. Facile anche questo, dove si comprano i biglietti. La biglietteria. La biglietteria è chiusa. È facile finora? Vediamo come te la caverai con le prossime parole. Se ci sono delle parole che non ricordi o che non conosci, non ti preoccupare. Ogni occasione è buona per imparare o ripassare. E inoltre abbiamo preparato per te anche un documento gratuito con tutto il lessico che vedremo oggi insieme. E non è tutto, perché riceverai anche degli esercizi interattivi per memorizzare tutto al meglio. Puoi ricevere il documento PDF e gli esercizi gratuitamente attraverso il link che trovi nella descrizione di questo video. In pochi minuti lo riceverai nella tua casella di posta. Basterà inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email nella pagina che apparirà. Passiamo adesso al secondo ambito, il secondo campo semantico.
gli acquisti. Vediamo quali parole ho scelto per te relativamente agli acquisti. Mi piace molto questo cappotto, ma vorrei una più grande. Un sinonimo di misura, possiamo dire, ma una parola con la T. 6 lettere. Una taglia più grande. Una taglia superiore. Una misura superiore. Seconda. Oggi c'è il 30% di su tutta la collezione. Qual è la parola? Comincia con la S, significa riduzione di un prezzo. Sconto. Oggi c'è il 30% di sconto su tutta la collezione. Questa sciarpa è bellissima, ma è troppo... Comincia con la C. È un sinonimo di costosa. È troppo cara. Costa troppo, è cara. Prossima. Ne cerco una più e una che costi di meno. Ne cerco una più economica. Cara, economica. Economico è un aggettivo che significa che costa poco. Prossima frase. Chiedi un consiglio la persona che assiste i clienti in un negozio, in questo caso. La commessa femminile o il commesso maschile è la persona che assiste i clienti. E allora procediamo con il terzo ambito, la salute. La salute. Vediamo la frase. Oggi non vado in ufficio perché non mi... molto bene. Non mi... molto bene. È un verbo. Con la S. Non vado in ufficio perché non mi sento molto bene. Significa non sto bene fisicamente. Il verbo all'infinito è sentirsi. Sentirsi bene, sentirsi male. Prossima frase. Ho dormito male e stamattina ho un forte di 2 parole. Ho qui qualcosa. Ho un forte mal di schiena. La schiena. Ho dormito male e quindi ho mal di schiena. Ho male alla schiena. Prossima frase. Forse hai lì. Che cos'hai? Lì. L'influenza. Forse hai l'influenza. Hai preso l'influenza. Fuori comincia a fare freddo, è autunno. Forse hai l'influenza. Mamma mia, che tosse! Hai preso lo... Cosa si prende quando si ha la tosse? Lo sciroppo. Hai preso lo sciroppo? Lo sciroppo per la tosse. Prossimo. Sono andato in palestra e adesso mi fanno male le... Come si chiamano queste? Questa parte del corpo che in italiano crea un po' di problemi. Mi fanno male le braccia. Al singolare è
il braccio maschile, ma al plurale diventa le braccia. È come il dito, le dita. Sono sostantivi che si riferiscono a parti del corpo che si comportano in modo un po' bizzarro al plurale. Passiamo adesso all'ambito della casa. La sera guardiamo la TV tutti insieme quella parte della casa dove generalmente c'è un divano o più divani, la TV e così via. Guardiamo la TV tutti insieme nel soggiorno. Il soggiorno, questa stanza della casa. Vediamo se conosci questa parola. Lascia le scarpe per favore. Allì è un sinonimo di entrata, quindi la prima area che incontriamo quando entriamo in una casa o in un edificio. Lascia le scarpe all'ingresso, all'entrata, appena entrato in casa. Paolino passa tutte le sue giornate questo come si chiama? Passa tutte le sue giornate sul divano. Che pigrone. E prossima. Le della camera sono troppo scure. Voglio cambiarle. Come si chiamano queste cose che troviamo appese di fronte alle finestre? Le tende. Le tende sono troppo scure, voglio cambiarle. La tenda, le tende. Prossima. In inverno è più fredda delle altre stanze. Questa è una stanza, uno spazio abitativo che si trova nel sottotetto di una casa o di un edificio in generale. La mansarda. Questa stanza è chiamata mansarda. Ti ricordo che attraverso il link che trovi nella descrizione di questo video puoi ricevere il PDF gratuito con il contenuto di questa lezione e degli esercizi per riutilizzare le parole che abbiamo incontrato oggi. Erano 20 parole per un livello elementare. Le conoscevi già tutte? Se non le conoscevi tutte, fammi sapere nei commenti qui sotto quali parole non conoscevi e quali parole hai imparato e vorrai integrare nelle tue conversazioni in italiano da oggi. In questi video trovi anche tantissimi altri quiz e esercizi che ho pubblicato su questo canale. Ti saranno molto utili sia per espandere il tuo lessico in italiano e sia per imparare qualcosa di nuovo relativamente alla grammatica. Grazie mille per la tua fiducia e per la tua compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!